Ultimamente mi è presa sta cosa di creare contenuti video per questo canale dove confronto pellicole, testo nuove macchine fotografiche e parlo in qualche modo di argomenti che non tanto mi competono. In quest'ultimo video ho messo a confronto due pellicole bianco-nero, la Ilford HP5 e la Kodak T-Max 400. Vai ancora più su. No, verso lì. Sì, così. Sì, bellissimo così. Mi sto ritrovando a creare questo tipo di contenuti perché prima del lockdown ho acquistato tante pellicole e tante nuove macchine fotografiche che per curiosità più che altro mi sono ritrovato ad acquistare senza sapere esattamente perché, solo per curiosità di testarle, ed è per questo che vi sto portando questi contenuti su questo canale, anche se non ho le competenze necessarie per affrontare ed approfondire soprattutto questi contenuti in maniera tecnica e specifica. Vi parlo comunque sempre, come al solito faccio, delle mie esperienze e delle mie sensazioni, e quindi vi sorbite anche questo genere di video, che però come al solito sono accompagnati da immagini di backstage di uno shooting. Cerco di legare il confronto di pellicole o degli esperimenti che faccio con nuove macchine fotografiche o usa e getta eccetera eccetera, accompagnando comunque questi argomenti con immagini di backstage attraverso le quali spero voi possiate imparare qualcosa e possiate apprendere cosa significa stare su un set e quali sono le varie problematiche che ne potrebbero scaturire. Anzi, se avete delle domande da farvi, se ci sono degli argomenti che vi incuriosiscono particolarmente della vita sul set o comunque di quelli che sono gli aspetti organizzativi di uno shooting, di un editoriale o di una sessione di ritratto, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere quali sono le vostre impressioni. Cerca di rilassarlo quanto più possibile. Ok, così 3, 2, 1. In questo shooting ho scattato con una pellicola bianco-nero, anzi due, la Kodak T-Max 400 e la Ilford HP5 Plus, come ho detto prima. Il bianco-nero toglie tutte le distrazioni, non essendoci il colore hai solo luci e ombre sulle quali concentrarti, quindi una fotografia senza il colore è schietta e sincera dal mio punto di vista, non ha quella possibilità di distrarre lo sguardo da una cosa in particolare. In qualche modo il bianco-nero permette di far concentrare lo sguardo dell'osservatore, di chi guarda, direttamente su quello che è il messaggio che voleva far passare il fotografo. Io in queste foto non è che volessi far passare chissà quale messaggio, ho appunto provato queste due pellicole e ho cercato di farlo nella maniera più semplice possibile, ed in effetti la modella non indossava nemmeno così tanti capi, non era molto vestita, ed anzi ho cercato di sfruttare appunto le linee del suo corpo per creare delle zone di luce e di ombra che, con il contrasto con delle pellicole o comunque con la latitudine di posa di queste pellicole e l'uso delle luci, sono riuscito ad accentuare o minimizzare a seconda di quello che era il mio interesse. Ho voluto fare dei ritratti molto semplici, concentrandomi appunto sul corpo e sul viso molto particolare di questa modella, cercando di inserire all'interno di un contesto che, come sempre faccio, è un po' particolare e a volte anche un pelino estremo.
Sì, così. Alzalo un pochettino. Sì, rilassa le labbra, rilassa tutto. 2, 1. Bella così, brava. 3, 2, 1. Come al solito, anche in questo caso il confronto andrebbe fatto sulle stampe piuttosto che su delle scansioni, in quanto comunque poi lo scanner o la reflex che digitalizza il negativo aggiunge alcune informazioni che sul negativo non sono presenti. Detto questo, io ho notato che comunque le due pellicole sono un po' differenti, ma non scattando tantissimo in bianco o nero non posso dire esattamente in cosa una pellicola prevale rispetto all'altra. Dalla mia sensazione ho notato che la Ilford è un po' più soft della T-Max. La T-Max ha appunto una grana T che ho letto essere una grana particolare, diversa da quella comune presente su tutte le altre pellicole bianco o nero, e questa grana in effetti è un po' più bella rispetto a quella della Ilford. Sono due pellicole comunque che vale la pena usare, sono secondo me tra le migliori. Ho letto parecchi pareri positivi rispetto a queste due pellicole e so che sono quelle più utilizzate dalla maggior parte dei fotografi che scattano in bianco o nero. C'è anche da dire una cosa sicura, posso dirla, è che la Ilford costa esattamente la metà della T-Max, quindi se qualora dovessi continuare a scattare userò sicuramente la Ilford, perché non ho visto così tanta differenza tra le due pellicole, ma il prezzo basta per farmi acquistare la Ilford HP5 Plus, anche perché io non ho determinate esigenze quando scatto in bianco e nero, però chi è particolarmente interessato alla fotografia in bianco e nero saprà meglio di me quale pellicola dover scegliere a seconda della condizione che si va a fotografare. Alla fine il discorso è sempre quello: a seconda di quello che dobbiamo fotografare utilizzeremo le attrezzature, utilizzeremo gli strumenti necessari a farci ottenere il risultato che vogliamo raggiungere. Per questo shooting c'era appunto la modella Francesca della Wave, la truccatrice Lucia che mi ha aiutato a sistemare un po' la modella a seconda di quello che volevamo realizzare. Con i suoi lunghissimi capelli siamo riusciti a coprire il seno e quindi a realizzare dei ritratti dove c'era del nudo ma non si vedeva esplicitamente. Come al solito Francesco ha realizzato le immagini di backstage, ormai è il mio braccio destro, si potrebbe dire così. Ciò che ho notato è che la T-Max rispetto alla Ilford tiene meglio la sovraesposizione. Io, come sapete, sono solito sovraesporre le pellicole almeno di uno stop e l'ho fatto anche con queste due pellicole in bianco e nero, e ho notato che dalla pellicola della T-Max si riesce a recuperare meglio le zone di alte luci. Invece nella Ilford ci sono migliori dettagli nelle ombre. Ho letto anche, mi sono informato perché non l'ho potuto testare, che la T-Max regge meglio anche le esposizioni ad ISO superiori, tipo 1600 o 3200 ISO per l'appunto, quindi in condizioni di scarsa luminosità una pellicola bianco-nero come la T-Max potrebbe essere la nostra soluzione ideale, in quanto potremmo spingerla fino a ISO 3200, che non è niente male.